Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione, tendenze energetiche predestinate per il mese di ottobre 2024. Vediamo gli amanti, ragazzi. Mi emoziono sempre perché è una carta che porta armonia, che porta amore, amore non solo nei confronti degli altri, anche amore verso se stessi. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione e sempre in descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro è un corso base sui chakra. Comunque voi aprite la tendina, lì ci sono i link vari e poi se volete delle informazioni aggiuntive mi scrivete una mail. Bene. Allora, partiamo con un cavaliere di spade, la sacerdotessa, un 7 di coppe, abbiamo un 5 di coppe, un fante di denari, un 10 di bastoni, un asso di spade e un matto. L'amour, l'amour. Ehm, sento come... Vabbè, non ve lo dico, andiamo per ordine. Allora, adesso guardiamo carta per carta, cercherò di spiegare quali sono un po' le tendenze energetiche in generale, diciamo che vi darò come dei messaggi spot e dopo, quando avrò il panorama chiaro, andiamo a vedere settore per settore, quindi l'amore, il lavoro, l'economia, la famiglia, tutto. Partiamo da questo cavaliere di denari, scusate, di spade. Questo è il fante che è di denari. Allora, il cavaliere di spade può rappresentare come un'energia di determinazione da parte vostra, tipo mi impegno a creare la vita che voglio, la relazione che voglio, a far andare le cose come voglio io. Ho un po' come questa sensazione. Andiamo a vederlo. 10 di coppe. E mago. Per qualcuno si tratta di una certa fretta nel costruire una famiglia, che può essere sia la famiglia classica, piuttosto che una famiglia a livello lavorativo, piuttosto che una famiglia a livello di amicizie. Può essere che ci sia una sorta di fretta anche con questo cavaliere di spade, oltre a tutta la determinazione e la grinta di cui vi ho parlato prima. Andiamo però a vedere la sacerdotessa, abbiamo una regina di denari, e un 9 di spade. Voglio andare a vedere anche il 7 di coppe. 3 di pentacoli. E 10 di pentacoli. Allora,
Quello che sto per dirvi ovviamente non risuonerà per molti, però un'idea che mi sto facendo, diciamo, man mano che tiro giù le carte di spiegazione è che siate, per quello che riguarda, diciamo che questa è la parte emotiva e questa è la parte un po' più pratica del mese, siate in una fase emotiva dove tendete un po' voi a gestire le situazioni, a organizzare la vita vostra e magari degli altri. Ehm, Sento come se vi faceste carico di tante cose, perché facendo così la vostra idea è di mantenere l'unione. In realtà ho come la sensazione che questo vi metta in un ruolo, in una posizione che poi in realtà non vi dà quello di cui avete bisogno. Adesso parcheggiategli l'informazione. Andiamo avanti e poi ci ritorno. Andiamo a vedere questo 5 di coppe. Abbiamo un 8 di pentacoli e un 2 di coppe. Per qualcuno ci potrebbe essere come l'idea di dover scegliere tra creare una famiglia o seguire la carriera, soprattutto se siete donne. Ci potrebbe essere per qualcuno una fase particolare della vostra vita dove si tratta o di seguire la famiglia, quindi di creare quest'unione, quello di cui vi ho parlato prima, però che a un certo punto ci fosse anche come questa situazione lavorativa che state seguendo magari da un po', che volete ampliare e nella vostra testa ci sia questa credenza che o si fa uno o si fa l'altro, come se non voleste rinunciare a nessuna delle due cose. Andiamo a vedere il fante. Allora abbiamo un 3 di bastoni, ragazzi. Per qualcuno ho l'idea che si stia cercando di di mantenere un'unione che alla fine è diventata un'unione, cioè è come se ci fosse un certo tipo di atteggiamento per dare come una sacralità a qualcosa, però in realtà non è quello che serve nella vostra situazione. Cioè questo darsi da fare per gli altri, darsi da fare per mantenere l'equilibrio, alla fine ho come l'idea che vi faccia acquisire un ruolo, quello che vi ho detto prima, insomma, alla fine della storia ho come la sensazione che ci potrebbe essere il rischio di diventare come troppo amici con qualcuno e che i ruoli si mischino, insomma, e dopo un po' che le cose sono così e che la noia è imperversa, potreste essere tentati nel mese di ottobre da una storia extraconiugale. Questo come è dall'inizio della lettura che ho questa sensazione, c'è come una tentazione, per quello che dico, ehm, con la carta degli amanti, sì che, sì che arriva l'amore, può essere l'amore verso gli altri, ma anche l'amore per se stessi, quindi scelgo me invece che l'altro. Andiamo a vedere 10 di bastoni. 9 di coppe. Ragazzi, fatemi sapere poi nei commenti se vi risuona. E imperatrice. Devo dire che si va verso una certa abbondanza. Qui avete anche 2 assi di spade, quindi può essere che venga fuori una verità, che ci sia un qualche tipo di comunicazione. Diciamo che la fine della lettura mi parla di nuovi inizi. Qui c'è un 10,
ok? E qui ci sono due assi, quindi è come se ci fosse un nuovo inizio. E tutto, anche qui abbiamo il mago, tra l'altro che è un 1. Quindi tutto questo sforzo porta a un nuovo inizio. Andiamo a vedere l'asso di spade. Amanti. E regina di spade. Si taglia, ragazzi, qualcuno taglia o un pensiero, dei pensieri. L'asso di spade è proprio la carta che mi parla di un mettere ordine nei propri pensieri. Si potrebbe tagliare nel senso di dire una verità che taglia il prima e il dopo, perché una verità che viene a galla qui c'è. Andiamo a vedere questo matto che è quello che mi ispira. 7 di spade. E regina di coppe. Allora ragazzi, partiamo dall'amore. Se per caso siete single e conoscete, scusate, e non avete nessuno in testa, conoscerete effettivamente qualcuno. La raccomandazione che mi viene da dirvi è fate attenzione perché qua la relazione è platonica fondamentalmente e vi fanno, c'è come una sorta di illusione, come una sorta, probabilmente voi siete in un momento di bisogno dove avete bisogno di sentirvi amati, di sentirvi coccolati, di sentirvi stretti e c'è il rischio di essere agganciati da questa persona che però non sento che, insomma, non sento che la relazione, anche se non fosse platonica, non credo che possa arrivare a qualche cosa in più, di più profondo. Mm. Cioè si ferma lì all'avventura, al flirt, finito. O almeno questo è quello che mi viene fuori così dalle carte. Che per qualcuno può anche andare bene, cioè nel senso, però diciamo che la stesa finisce con un 7 di spade. E che qui abbiamo il cavaliere di spade all'inizio, che normalmente quando si parla di un corteggiatore ed è il cavaliere di spade, è un corteggiatore invadente, arrogante, dominante. Sapete, quelle persone un po' fastidiose che vi corteggiano ma che sono insistenti, che vi fanno le domande e poi danno loro le risposte, sapete? E qui con i 7 di spade ci potrebbe essere qualche tentativo di non raccontarvela giusta, ecco. Anche se poi avete due assi di spade e quindi potreste effettivamente voi stessi rendervi conto di certe cose perché dai racconti di questa persona le cose non quadrano. Comunque è un avvertimento. Se siete in coppia, no, scusate, se siete single e avete qualcuno in testa, sì che comunque è una relazione, che sia solo mentale, che sia, si può definire relazione in qualche modo. Comunque se avete qualcuno in testa, non forzate troppo la mano, perché sento che l'altra persona potrebbe cedere per sfinimento e non per reale interesse. Se siete in coppia, allora qui è un po' il tema di cui vi parlavo prima, cioè sento che qualcuno si sta prendendo dei pesi, si sta occupando di cose che non sono di sua competenza. Tutto questo viene fatto per alleviare magari il partner, per rendere la situazione più armonica, più amorevole, ma non è sano per la relazione perché voi vi caricate troppo e il partner non è responsabile per certe cose. Quindi c'è un po' secondo me da riequilibrare questo lato, ecco. E mi verrebbe da dire anche da ravvivare un pochettino la fiamma sotto le lenzuola. Mm? Ok, per chi invece è in una relazione più o meno più o meno così così, e
Fidatevi del vostro istinto, non di quello che vi viene detto. Fidatevi di quello che sentite nel momento in cui siete davanti alla persona, nel momento in cui la persona vi parla, e non fatevi fare il coco wash, il lavaggio del cervello con le parole. Ascoltate il vostro non impulso, l'intuito, ok? Non è l'istinto. L'istinto arriva da qua, dalla pancia, l'intuito arriva da qua, dalla testa, dal sesto chakra, sesto e settimo chakra. Questi erano qui, ok. Allora ragazzi, adesso parliamo delle persone che vi stanno intorno in questo periodo. E devo dire che, sempre riferendomi a quella scappatoia, via di fuga, alla quale ho accennato prima, cioè il fatto che potrebbe esserci qualcuno che, come dire, butta l'occhio al di fuori della coppia e potrebbe succedervi in qualche evento particolare, di famiglia. Potrebbe succedervi con qualche amico, cioè più che sul posto di lavoro lo vedo negli eventi mondani, diciamo così. Questa nuova conoscenza, questo nuovo flirt. Vi dirò che potrebbe anche essere una persona abbastanza più giovane di voi. Però tutto sommato voglio dire, a livello familiare è un mese piuttosto sereno, piuttosto in armonia, conviviale. Allora, parliamo di lavoro adesso. Per quello che riguarda il lavoro, potrebbero esserci dei nuovi inizi, delle nuove idee, delle nuove prese di consapevolezza che vi fanno dire: "Ah, ecco perché questo non ha funzionato fino ad adesso. Da adesso in avanti provo a far così, magari funziona", no? Diciamo che per qualcuno è come se mancassero come delle basi per poter avanzare in quello che vuole avanzare, magari sono degli studi, magari sono dei titoli, magari avete l'esperienza e avete il titolo, magari avete il titolo e non avete l'esperienza. C'è sempre una carta che manca per fare pinaccola fondamentalmente, ma non vi fate abbattere perché sento che presto raccoglierete i frutti del vostro operato. Allora, partiamo da chi è disoccupato. Qui ragazzi potrebbe partire un lavoro, potrebbe essere anche un lavoro abbastanza appassionante, vi devo dire, potrebbe essere un lavoro di gruppo, mi viene da dire. Ehm, Però cosa succede? Che questa vostra carenza a livello di informazioni, a livello di esperienza, a livello di titoli di studio, fa sì che, come vi posso dire, vi possano un po' girare, far fare le cose che agli altri fan più comodo. Cioè, la conoscenza rende liberi, no? Quindi nel momento in cui voi sapete che una cosa funziona nel modo A, B e C, potete controbattere quando vi fanno notare che doveva funzionare in un certo modo. Insomma, è come se non avesse tanto potere personale nel nuovo posto di lavoro perché appunto vi manca quella cosetta per potervi imporre. Allora, se ve la devo dire tutta non è che vedo contrattoni, però sì come nuovi inizi di proposte, nuove idee di collaborazione, ci potrebbe essere un po' di movimento, diciamo, a livello lavorativo intorno alla famiglia, quindi potrebbe essere un lavoro stagionale, ipotesi, intorno a quello che è una soluzione familiare, le aziende di tipo familiare. Se siete già occupati, allora ragazzi. Devo dire che il lavoro non andrà male in questo mese, soprattutto il rapporto con i colleghi. Sento che, insomma, ci sono un 10 di denaro, un 10 di coppe, potrebbe andare molto bene. C'è anche un 9 di coppe, qui l'imperatrice. Ehm, Vi dirò, io sento che qualcuno riceverà una notizia che cambierà le carte in tavola e che darà il passo a un nuovo inizio. Cioè è come se venendo a sapere questa cosa a livello lavorativo, cioè ah, ma allora da adesso posso fare così.
Sento proprio una sorta di liberazione. Se siete autonomi, ragazzi, devo dire, guardate al futuro perché ne arriveranno delle belle. C'è come una sorta di nuova possibilità, nuovo orizzonte, nuova chiarezza mentale che si apre davanti a voi. Probabilmente vi verrà quel momento eureka di illuminazione e vi verranno nuove idee da portare avanti, nuovi progetti. Sento che è un periodo veramente in armonia, dedicato anche alla creatività, il creare. Ok, se parliamo di denaro, allora devo dire che il mese butta bene. Vedo che comunque c'è una certa abbondanza sia a livello di occasioni, sia a livello di denaro, sia a livello di cose che avete, cioè non vi potete lamentare. Se per caso fate o avete in piedi già degli investimenti di tipo passivo, cioè che hanno una rendita passiva, devo dire che andranno piuttosto bene. Se c'è qualcuno qui che ha dei debiti, a ottobre avrà come la possibilità di chiuderli, di togliersi un pensiero, di concludere per iniziare verso nuovi orizzonti, verso nuovi cammini. Allora, mi parlano di risparmio, per qualcuno poi piano di risparmio, mi hanno specificato, quindi per qualcuno potrebbe essere interessante, soprattutto se avete se avete avuto debiti fino adesso e siete stati abituati ad avere una rata fino ad adesso, la stessa rata, invece che pagarci il debito, è come se vi consigliassero di fare un piano di risparmio. Va bene, se parliamo della crescita che potrebbe avere la vostra anima a livello di esperienze nel prossimo mese, sento che molto ha a che vedere con, non dico chiudere gli occhi, però cercare di vedere più al futuro, cercare di guardare nel lungo periodo e agire con amore, non solo nei confronti di voi stessi, ma anche nei confronti degli altri. È un po' la chiave del periodo per riuscire a, mi viene da dire, calcolare le mosse degli avversari. Va bene, tanta grinta, tanta determinazione. Fatemi sapere, ragazzi, come vi risuona nei commenti, eh? Andiamo a vedere Osho, che cosa vi dice. Senso di colpa che è un 5, no scusate, un 8 di spade, mentre la colpa nei tarocchi tradizionali è rappresentata dal 5 di coppe. E poi abbiamo intensità. Sì, qua sento che ha a che vedere con quel flirt extratemporale, temporaneo, extra, vabbè, extraconiugale. Eh, perché sento, è interessante perché questo è un cavaliere di bastoni, è come se ci fosse davvero una sorta di intensità di chimica con questa persona, molto forte, molto forte. Andiamo a vedere un ultimo oracolo. Ragazzi, non vi ho detto, se per caso avete dei progetti in testa che vorreste sviluppare o che, meglio detto, non riuscite, non siete ancora riusciti a sviluppare, sento che questo è il mese giusto per tentare di nuovo. È come se ci fossero le energie giuste e la chiarezza mentale che vi serve per rimettere in pista un vecchio progetto. Ok. La guida delle traversie, delle vicissitudini. E il tempo è ora. E qui abbiamo una luna in mezzo alla fronte della fanciulla e qui abbiamo la sacerdotessa che nei tarocchi tradizionali, vediamo se c'è in quelli piccoli, viene rappresentata anche lei con una luna, un tre quarti. Sì, ma qui un po' si vede. Guardate, ve lo faccio vedere da qui.
C'è, questa dovrebbe essere una mezzaluna questa, un'altra mezzaluna questa qua e questa qua la luna piena. Come se rappresentasse le fasi lunari. Vi dico, è un po' come il rimanete in centro, nel centro, nonostante tutto quello che succede fuori. Rimanete nel qui e ora, mi viene anche da dire. E poi abbiamo, come dice se hai avuto un ritardo. Marzo. Che interessante questo. Probabilmente è per quello che qualcuno inizia con questa super fretta, mi viene da dire, del Cavaliere di Spade. E da qui a marzo passano 6 mesi, ragazzi. Può essere che qualcuno stia aspettando di fare questo nuovo transito e che per qualche tipo di ritardo si sposti il tutto a marzo. Bene, cari amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me vi basterà scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro con le credenze limitanti. Diversamente, se preferite andare a vostro ritmo, potete anche abbonarvi al canale. La sezione degli abbonamenti ha i titoli che si vedono, sono visibili, quindi se volete guardare i temi che vado via via trattando, vi basterà entrare nelle playlist con le copertine lilla e dare uno sguardo. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!